Lo so che avete parecchie domande, è normale. Comunque io adesso devo entrare in pista perché tra 5 minuti ci sarà il primo turno di sempre per me qui a Misano con la Panigale V2. Nel frattempo il Luca YouTuber che è qui da qualche parte vi spiegherà nei dettagli tutto il resto. Eh sì, quest'anno, dato che è tutto un gran casino come avete potuto vedere dai video, ho deciso di fare delle esperienze diverse, impossibili da realizzare durante dei campionati normali. Sono qui a Misano con la Panigale V2 per la Civ Racing Night. Avete capito bene, si correrà di notte nella 600 New Generation e lo farò con la piccola di casa Ducati, in mezzo a piloti di livello mondiale e veterani della categoria. Giusto per citarne qualcuno: Corsi, Roccoli, Foligni, Bussolotti, Mercandelli e molti altri. Non ho fatto nessun test qui a Misano con la V2 e le incognite sono tante, quindi non ho veramente idea di cosa aspettarmi. Il bicilindrico, la notte, gli avversari, la lunghezza gara, tutto da scoprire insieme turno dopo turno. Allora, i ragazzi di dietro stanno lavorando, comunque che figata, che figata. Non ci ho capito un cazzo perché sono entrato con la gomma usata. Vabbè, come non detto, mi hanno spento la luce in diretta. Non male come tempo, infatti ero nei primi 10. Sono rientrato e ho detto adesso spacco tutto, distruggo tutto. Gomma nuova, ho girato peggio che con la gomma di 20 giri. Ma è normale, cioè è scalato il sole come avete visto e non ho capito più niente. Non avete idea di quanto sia difficile mantenere la stessa velocità di percorrenza, gli stessi punti di staccata, diciamo tutto quello che fai durante il giorno di notte. E sembra quasi che allunghi il rapporto di un dente, cioè arrivi in staccata e dici no, devo frenare qua, invece potresti frenare molto più avanti. Insomma, tenere lo stesso ritmo non è affatto così semplice, però sono abbastanza contento. Siamo 35 piloti qui al CIV, molti specialisti. In ogni caso la mia idea era stare tra il 10° e il 15° posto. Abbiamo fatto P15 alla fine, però proprio non mi sono piaciuto. Non mi sono piaciuto. Si può fare molto meglio, abbiamo ancora una libera e poi la qualifica domani, quindi nel caso di mettere a posto ancora qualche cosina e migliorare. Ovviamente la categoria, come ben sapete, come può essere anche la Moto2, non è che sia proprio adatta a un peso massimo come me. E difatti immagino che vi starete chiedendo perché non hai fatto il CIV Superbike? Perché è Dunlop, io sono Pirelli, quindi l'unica possibilità per fare una Racing Night era con la 600. Quindi l'unica occasione per fare questa esperienza era con la 600 New Generation nel CIV. Diciamo che non è la categoria più facile per debuttare, ma va bene così, sarà una festa incredibile, ci sarà un sacco di gente e sarà veramente divertente. Adesso sono le 10 e è ora un attimino di mollare il colpo, guardare i dati e poi andare a letto. Bene, ma cosa serve per fare una gara al buio oltre ai fari sulla moto? Bisogna essere catarinfrangenti. Non pensavo di riuscire mai a dirlo, adesso l'ho detto. Quindi bisognerà mettere tutte delle strisce sul casco per renderlo tutto bello luccicoso, uguale la tuta. Infatti adesso arriverà il buon Merca che ci darà una mano, essendo veterano di questa categoria. Questo bell'uomo in primo luogo è venuto con me a Ibiza insieme al signor Vitali Anno 2013. e hanno schiantato insieme
la macchina a noleggio che avevo affittato io. E dovete ben sapere che quest'uomo è quello che detta legge nella Super Sport 600 New Generation. Il pezzettino qua, uno qua e uno qua, il rosso sulla Gobba. gobba, ho fatto un quadrato e dal quadrato ho creato un triangolo. Praticamente io sono Pitagora. Merca ci ha dato tutto il necessario, adesso andiamo da Fabri, che ogni volta che mi vede sa che la fregatura è dietro l'angolo. Infatti devo barattare una visiera perché ho scoperto che non ne avevo bianche, giustamente, che cazzo servono bianche. Quindi gli cercherò di infilare una fumée per prendere una chiara, vediamo se ce la facciamo. Non so che sono in ritardo. Per l'ora solare del ma io- dottor io Salvadori settimana- arrivo alle 18:30. Settimana prossima sono a Silverstone, sono già un'ora. Il fuso orario. Ho sbagliato, mi sa che poi lì è indietro, quindi sono. C'ho tutto. 6:30, Francia. Dai, ciao ragazzi, grazie. Ah, beh, allora devo aggiustare l'orologio. Adesso ti devo dare la notizia che l'ho tenuta dopo apposta. Dato che ogni volta riesco a rubarti qualcosa da qua dentro e mai danti qualcosa. Oggi è un oggi è un baratto. Mi regali qualcosa? Ah, un Oggi è baratto, no, oggi è un perché tu baratto. dai qualcosa a me senza valore, è impossibile. Io baratto qui con voi Visiera, una fumée, fumée 35% per una 0. 0. Bene, foto di rito per YSS, come potete ben vedere, finite, sto schiumando e devo parlarvi un attimo del turno, perché sembra una banalità, perché chi non gira non ha ben presente quanto si giri con un V4 o con una Panigale V2 a Misano, ma dopo pochi chilometri fare 39 basso qua dentro sono veramente contento, soprattutto vedere il livello è folle, come dicevamo prima, tutti fino al 20° tra il 39,1 e il 39,8, ma quello che mi fa pensare è che io personalmente posso solo che migliorare, dato che ho veramente meno dello zero dell'esperienza su questo mezzo, al contrario degli altri che hanno fatto qui la gara a inizio anno a Misano e comunque sono esperti, veterani della categoria. Quindi tanta roba, ho ancora qualcosina da mettere a posto, però mi sta facendo godere, sinceramente. Cosa vi devo dire? È uno spettacolo totale. Entri in pista con il tramonto, il tempo di una sosta ai box per il cambio gomme ed è già notte. Adesso è il momento della prima qualifica. Non cercherò il tempo, ma semplicemente proverò ad abituarmi meglio a questa condizione, per me totalmente nuova.
Ieri è stato un trauma. Mi sono accorto di non percepire bene la profondità nonostante io abbia 11 decimi e 0 problemi con la luce. Sarà che devo abituarmi o semplicemente di notte sono peggio di una talpa? Ok, prima cosa, guidare di notte è faticosissimo, non perché cambi qualcosa dal giorno a livello prettamente fisico, ma mentalmente ti uccide. Sei molto più rigido e dici, oh, io frenavo qui di giorno, e invece no, freni molto più sotto. Poi la butti dentro e dici, non ci sarò mai, e invece finisci con le gomme sul cordolo interno e dici, cazzo, potevo entrare più forte, potevo aprire prima. Però non vedendo bene e basandoti un po' semplicemente sulle sensazioni e non solo sulla vista è veramente complicato. Poi di solito sono sempre un pessimista, mi aspetto sempre che gli altri migliorino, vi dicendo invece non è male la situazione, perché abbiamo usato una 0, un SC0 che è la mescola più dura, per provare a stare dentro e nonostante fosse una qualifica fare un po' di giri per capire la moto. L'importante è che gli altri hanno sparato un bel po' di gomme e invece noi domani di giorno avremo 2 posteriori SCX da sparare, ovviamente Pirelli, dove semplicemente replicando il tempo di oggi nelle libere, dove ho fatto la 9ª posizione in 1.39.2, ci catapulterebbe nelle posizioni appunto di stamattina, che non è affatto male. Quindi sono le 11, sono devastato, bisogna fare una bella dormita e domani è obbligatorio ripicchiare sto 39 e non sarebbe male un 38 alto, così. Però diciamo che la dita delle munizioni sarebbe più vicina. A domani. Una cosa alla quale non ero abituato è la strategia nelle qualifiche per scia o non scia. Nella 1000 diciamo non serve tantissimo, nella 600 a quanto sto vedendo è fondamentale e soprattutto tutti la cercano e chi va più forte e potrebbe dartela per darti una mano sta bene attento a non avere mai nessuno dietro, quindi diventa molto difficile. Io adesso ho solo questo turno per cercare di fare un bel risultato come nelle prove libere 1 e non posso sbagliare, ho pochi giri di gomma da sfruttare e già come avete visto il primo giro ho provato a mettermi dietro a qualcuno ma niente, fanno finta di tirare e invece girano 2 secondi più lenti, perché ve lo ricordo molti, soprattutto chi è abituato con la notte, il tempo lo ha fatto ieri sera con il fresco di notte. Io assolutamente, come ho già detto, di notte non ci vedo una beneamata minchia di niente, quindi ho preferito provarci di giorno. Bene, non è facile come sempre. È incredibile, anche il secondo giro buttato nel cesso. Adesso veramente piuttosto vado da solo, ma devo almeno portarmi a casa un giro decente per provare a partire un pochino avanti. Ultima occasione perché poi non avrò più gomma.
Oh, che stupido che sono, mamma mia. Classico. Rio 1, caldo, tanto freno, chiusurina di anteriore. Peccato perché le prime 3 curve già erano uscite molto bene. Adesso è critica. Devo tornare ai box il più velocemente possibile. Il team dovrà fare un miracolo per mandarmi fuori prima della fine del turno e cercherò di fare con quello che rimarrà gli ultimi 2 o addirittura un singolo giro lanciato. Che palle. 16:30, quindi vediamo cosa succede. Abbiamo detto che mettiamo sai, ma guardiamo. Prendi l'aria per favore. Ok, ce l'hanno fatta incredibile, hanno fatto un lavoro pazzesco, mi hanno cambiato tutto il manubrio destro, poi ovviamente strisciatina, pedana, un pochino storta, insomma non è la moto perfetta, ma per quello che devo fare va benissimo. Quindi adesso avrò solo un giro per portarmi a casa una posizione, si spera, decente. Non male con queste condizioni, con quello che è successo. 1:39,6, contando che nelle prove libere avevo fatto 39 basso, un po' rosico, però ci sta, insomma, fa parte del gioco. Adesso è l'ora della gara e spero con gli ultimi turni di essermi un attimino abituato con la vista, perché sinceramente è quella la cosa che più mi preoccupa. Dita incrociate. Questa doveva essere un'esperienza per provare qualcosa che ho sempre voluto fare, per una volta senza nessun tipo di aspettativa, giusto per il piacere di farlo. Ma poi, quando vedi che nelle prime prove libere sei così in canna, la gaina è normale che ti sale. E difatti la scivolata mentre stavo cercando il 38 in qualifica è arrivata. Ma nonostante una moto rimessa a posto al volo con un solo giro disponibile dove non potevo sbagliare, ho centrato il 39. Non abbastanza per partire nella top 10 come ieri, ma comunque siamo in mezzo al gruppo. Adesso non voglio dirvi nient'altro. Lasciatevi trasportare dalle prossime immagini da pelle d'oca. Misano, il tramonto e la tensione pre-gara. Ragazzi, non so veramente che cosa dire. Misano all'imbrunire, giro di ricognizione, che spettacolo.
cioè cercate anche voi di carpire le feels che sto provando io, è un qualcosa di magico. E ringrazio appunto la federazione che mi ha invitato a questo evento, abbiamo cercato di tirarlo su nel miglior modo possibile anche se c'era poco tempo, e veramente è un qualcosa che se non l'avessi fatto quest'anno non sarei mai più riuscito a fare, perché magari nei prossimi anni sarò impegnato in altri campionati a livello italiano, quindi chi lo sa. Questo era l'anno giusto e veramente godiamocelo. Stavo per centrarlo in pieno, ho dovuto chiudere il gas e di conseguenza passati tutti. Ragazzi, che casino state facendo? Sono tornato nella Stock 600 dove veramente il degenero. Bel sorpassino alla Quercia, mia curva preferita di Misano, il resto lasciamolo perdere per favore. E allora, in questa situazione dove non è ancora buissimo, riesco a guidare decentemente e a capire cosa sta succedendo. Il problema sarà tra pochi minuti. Vabbè, qui in mezzo è completamente il degenero. Il ragazzo che stavo per centrare in partenza ha a sua volta cannonato quello davanti al carro stretto e stavano per esplodere. Per fortuna sono rimasti in piedi, io mi sono infilato, sto cercando di fare il mio perché, ripeto, più andiamo avanti più faccio fatica. E non è il non vedere, faccio molta difficoltà con la profondità. Entro in curva a una certa velocità e mi ritrovo completamente largo. La volta dopo cerco di entrare un pochino più lento e mi ritrovo ancora largo. La volta dopo ancora cerco di cambiare ancora qualcosa e mi ritrovo sul cordolo interno con l'anteriore che mi si chiude. Non riesco a prendere mai le traiettorie giuste, sono sempre una volta largo, una volta stretto, una volta lungo, una volta corto. Che casino. Per darvi un'idea di tempi, sull'asciutto, come abbiamo visto nei due turni, avevo fatto 39 basso, 39,6 nella qualifica.
con la moto mezza storta, e qui con condizioni che dovrebbero essere migliori, con l'asfalto bello fresco, sto girando 40 e mezzo, 41, 41 e qualcosa, completamente fuori ritmo, e vi assicuro mi sembra di scannare come un pazzo, anzi sono molto più rigido e sto facendo molta più fatica, probabilmente perché appunto non capendo molto bene sei tutto così sulla moto e non è il massimo. Un'altra cosa magari che si può notare, e anch'io ho notato durante tutte le prove libere e tutti i turni che abbiamo fatto, è che in staccata e inserimento non sono male, mi trovo bene con gli altri, ma quando c'è da aprire dovrei mettere giù anche i piedi e perdo un bel po'. E il tutto aggravato perché almeno durante il giorno a centro curva avevo molta più percorrenza, invece adesso devo partire anche da minore velocità perché sono rivettato a centro curva e quindi gli altri vanno ancora più via. Un'altra cosa interessante è che voi state vedendo il video e man mano sta calando il sole e non ve ne accorgete. Adesso andiamo avanti di qualche giro e vedrete nell'arco di pochissimi minuti come bisogna abituarsi e come cambia la luce in un attimo. Avete visto che differenza? Adesso è praticamente buio pesto. Passi da una luce artificiale che ti illumina completamente, anche troppo in certi punti, cordole, via dicendo, linea bianca, e in altri, tipo alla staccata della 1, dove è molto più buio e l'occhio si deve riabituare. Non c'è stato un giro dove non ho beccato il cordolo interno, che ovviamente non bisogna prendere. Un'altra cosa alla quale vi dico di stare attenti: provate a risentire come guidavo i primi giri e come sto guidando adesso. Apro più in ritardo, apro male, più lento, freno prima rispetto all'inizio gara, cioè veramente sono in difficoltà. Anche se sono completamente in balia della situazione, voglio portare fino in fondo la gara perché ho promesso, e le parole si mantengono, che a fine gara avrei lanciato qualcosa in tribuna, quindi teniamo duro, finiamola, ma attenzione.
4 curve, qualcuno l'ha lanciata lì davanti, bandiere gialle, quindi attenzione. Ma come? Vabbè, qui passano bandiere gialle, mica bandiere gialle. È bellissimo perché mi ricorda veramente la Stock 600, i miei primi anni, dove c'erano appunto gente un po' più esperta e ragazzi alle prime armi, dove veramente valeva tutto. Ed è proprio bello vedere la grinta e l'adrenalina totale dei giovani che non stanno neanche un attimo a guardare, a controllare, cioè loro full gas, staccata, bandiera gialla, non me ne fotto un cazzo, dentro, alla morte. Comunque, fine gara, ce l'abbiamo fatta, abbiamo portato a termine questo strazio, cioè fate vedere l'ultimo giro 41,7, 1,41,7. Stavo girando 2 secondi e passa più lento che di giorno. Imbarazzante. E adesso manteniamo la promessa. Oh, però c'è il potere regalare una mano. E chi c'ha mazzo? Adesso li chiedi guanti. Ti regali i guanti? Converso per queste cose. Ti regali i guanti a noi. Poi ci tengo a fare una precisazione perché molto spesso in questi casi nascono dei misunderstanding. Ovviamente appena finita la gara ero incazzatissimo, cioè non potevo il venerdì aver fatto top 10 dopo 2 turni e in gara girare 2 secondi e mezzo più lento solo perché ero sotto la luce artificiale. Non me lo spiegavo e sull'onda del momento me ne stavo per andare in box senza, come dire, mantenere la parola che avevo dato. E so che certe persone magari dicono questo si ferma a festeggiare, che cazzo festeggia, che è arrivato dietro, e vi dicendo. Ero lì non solo per correre, ero lì per fare un'esperienza che non è andata sportivamente come immaginavo, ma in ogni caso era un'esperienza senza nessun tipo di pressione o altro, anche se è normale da pilota ammettersela, ma in ogni caso secondo me era fondamentale promettere quello che avevo detto da settimane e settimane e far contento qualche ragazzino che poi è stato incredibile nel parco chiuso, che tipo mi ha incrociato e gli ho dato un guanto e tipo veramente quegli occhi, per come mi hanno guardato, mi hanno fatto felice, cioè mi ha fatto cancellare tutta la merda che avevo in testa in quel momento. E allo stesso modo sentire le persone quanto erano gasate, contente, felici di fare un po' il gioco della chiappa alla saponetta è stato incredibile. Non avevo mai visto così tanta gente al CIV e quindi alla fine è stata una festa bella e l'obiettivo secondo me è stato raggiunto. Adesso di sicuro questa non è la mia moto, non vedo l'ora di risalire sul mio bel V4R. A fine anno dovrò di nuovo riprenderci la mano su quello perché l'ultima gara a Imola sarà appunto col 1000. E per il resto ragazzi spero che questo video, questa esperienza vi sia piaciuta. Come al solito, gas, e ci vediamo al prossimo video.